20 ingrandimenti a mano libera fino a pochi anni fa era qualcosa di impensabile. Oggi invece, ragazzi, è una realtà concreta. Buongiorno a tutti, sono Pier Giovanni Salimbeni di Binomania.it, giornalista e tester di strumenti ottici dal 1997. Nel video di oggi, grazie alla collaborazione di SkyPoint, ho avuto la possibilità di testare il binocolo Fujinon Tecnostabi TSL 20x40. Si tratta, come vedete, di un binocolo stabilizzato nel formato 20x. Attualmente è proposto intorno ai 1.480 euro con 2 anni di garanzia. Come sempre, però, non mi limiterò ai dati tecnici, ma vi racconterò soprattutto come si comporta sul campo in 3 ambiti principali: birdwatching, paesaggio e osservazione astronomica. Su Binomania, come sempre, ho pubblicato un articolo molto approfondito, ma se ora volete seguirmi, ragazzi, in questo video, non dovete fare altro che sedervi comodi, attivare il 4K sul vostro televisore e iscrivervi al canale. Ci vediamo subito dopo la breve sigla. A tra poco. Vi segnalo subito che questa serie è comunque disponibile anche nel formato 16x40, che definirei più tranquillo e con un campo visivo più ampio. Il 20x40 invece chiaramente è pensato per chi vuole il massimo dettaglio alla lunga distanza. Dal punto di vista costruttivo, il binocolo trasmette subito una sensazione di qualità tipicamente made in Japan. La forma poi è quella classica dei binocoli stabilizzati, compatti, ma con ottime finiture e una cura evidente nei dettagli. Lo scafo è interamente in policarbonato ad alta resistenza, con una zigrinatura ben fatta nella parte inferiore e poi inserti più gommati che migliorano la presa. L'ergonomia è buona e il binocolo risulta anche leggermente sbilanciato verso gli oculari. Questa è una scelta che, come ormai avrete capito, aiuta a scaricare meglio il peso durante l'utilizzo. Con le batterie inserite ho stimato circa 880 grammi, un valore assolutamente interessante considerando i 20 ingrandimenti. Troviamo poi 4 asole per la tracolla o land grip, il vano batterie ben sigillato sul lato destro e nella parte superiore il pulsante per attivare la stabilizzazione insieme alla manopola di messa a fuoco. Proprio la messa a fuoco vi devo dire che è fluida, ovviamente piuttosto sensibile anche data la grandezza della manopola e l'ingrandimento, quindi richiede un po' di precisione soprattutto per via dei 20x. La minima distanza che ho misurato è di circa 3 metri, 2,9 per la precisione, mentre per passare all'infinito serve poco più di un giro completo. Segnalo infine l'assenza della filettatura per il trepiede, che però nella pratica onestamente si è fatta poco sentire grazie all'ottima stabilizzazione. Ed è proprio la stabilizzazione il cuore di questo strumento. Infatti il sistema lavora con sensori di movimento e un gruppo ottico mobile con una correzione dichiarata di più o meno 3 gradi. Nell'uso reale si è dimostrato veramente efficace. Rispetto ad altri stabilizzati che ho provato negli ultimi anni, come ad esempio i Canon o soluzioni più economiche, devo dirvi che questo Fujinon si utilizza in modo molto naturale a mano libera. Non ho notato artefatti, ritardi o comportamenti strani, infatti l'immagine è stabile, fluida e ben controllata. Puntando ovviamente verso lo zenith potreste percepire una leggera perdita di efficacia, ma in realtà è data dalla vostra postura e dal vostro affaticamento, perché ho compiuto varie prove anche con il lettino solare e la stabilizzazione è ottimale anche guardando verso l'alto. Per darvi un'idea concreta, infatti, sono riuscito a distinguere persone all'interno di abitazioni sull'altra sponda del lago a circa 3,5 km di distanza. Per quanto riguarda l'alimentazione, utilizza 2 batterie e l'autonomia dichiarata è di circa 30 ore. Io infatti non l'ho ancora scaricato. Nei miei test i consumi mi sono sembrati assolutamente contenuti. Passiamo adesso a parlare, ragazzi, della parte ottica, che è ovviamente fondamentale in uno strumento di questo tipo. Parliamo degli obiettivi.
Calibro la mano, ho verificato che l'apertura è reale, quindi 40 mm, senza vignettature o tagli laterali come avviene in altri prodotti concorrenti. La Fuji utilizza vetri ED a bassa dispersione e questo si vede chiaramente sul campo. Infatti le immagini, come state appurando, sono nitide, ben contrastate e con una resa cromatica, devo dirvi, piuttosto neutra, insomma non è mai troppo calda o saturata. Gli obiettivi inoltre sono leggermente incassati nello scafo e questa è una soluzione semplice ma molto utile per proteggerli da urti e graffi durante l'utilizzo sul campo. Per quanto riguarda gli oculari invece abbiamo un campo reale di 3,4 gradi, quindi abbastanza ampio considerando i 20x. Un aspetto poi che ho apprezzato tantissimo è il diametro contenuto dello scafo degli oculari, perché questo permette anche a chi ha una distanza interpupillare simile alla mia, quindi circa 66 mm, di utilizzare il binocolo in modo confortevole, con spazio sufficiente per il naso. I paraluce poi sono ben realizzati con sistema click stop, struttura solida, gabbia metallica e rivestimenti comunque superiori di qualità. Anche il comfort generale devo dirvi che è buono durante l'utilizzo prolungato, quindi insomma promosso anche in questo frangente. Riguardo l'estrazione pupillare, l'azienda dichiara 15 mm, nella pratica io ho misurato qualcosina meno. Questo significa che chi utilizza gli occhiali potrebbe trovare il 16x40 forse leggermente più comodo. Passando ai prismi, Fuji non dichiara ufficialmente il tipo utilizzato, dovrebbero essere senz'altro prismi a tetto di alta qualità con trattamento di fase. Sul campo poi il comportamento è ottimo, la pupilla di uscita è perfettamente circolare, l'illuminazione uniforme. Anche osservando il cielo di giorno la vignettatura è praticamente assente. Il field stop è ben definito, ma insomma un risultato molto buono per un binocolo stabilizzato. Per quanto riguarda i trattamenti ottici, sono stati utilizzati rivestimenti proprietari EBC. Si notano subito per la tipica tonalità verde-bluastra e nella prova pratica devo dirvi che si sono dimostrati realmente molto efficaci. Infatti ad esempio anche adesso, cercando di guardare il mio viso, vedo letteralmente l'uscita degli oculari. Arriviamo adesso alle aberrazioni. Allora, la cromatica al centro del campo è praticamente assente nelle condizioni normali, anche considerando, ragazzi, che siamo a 20x. Sono soltanto in situazioni di forte controluce, oppure guardando i rapacci in una giornata uggiosa come oggi, si può notare un leggerissimo residuo, ma è assolutamente nella norma. Inoltre il cromatismo laterale è un poco più evidente come prassi, soprattutto verso i bordi e in condizioni difficili, ma rimane comunque ben controllato e poco invasivo nell'uso reale. Non ho poi verificato curvature di campo significative, secondo me l'immagine è perfetta dal centro fino al bordo. Al massimo al bordo si nota un poco di cromatismo residuo, però il campo è piatto. La distorsione è di tipo cuscinetto, si nota verso il 70% circa, ma vi direi che nell'uso pratico l'immagine comunque rimane naturale anche durante il panning. Per quanto riguarda l'uso astronomico, le stelle restano puntiformi fino a buona parte del campo, direi verso il 90%, a volte anche di più con stelline molto flebili, e verso il bordo compare un poco di coma e astigmatismo, quindi nel complesso direi che questa è una prestazione molto buona, inferiore ad esempio ai Canon con campo spianato, ma migliore rispetto a gran parte della concorrenza. Passiamo adesso alle impressioni pratiche, direi di partire col birdwatching. Ovviamente, come vedete, un 20x per sua natura è uno strumento piuttosto specialistico, non è ideale quindi per seguire i passerotti nel bosco, soggetti molto dinamici a breve distanza, dove magari un classico 8x resta imbattibile. Dove però questo binocolo dà il meglio è sulle lunghe distanze, quindi rapaci, uccelli marini, limicoli o soggetti posati lontano. In queste situazioni il livello di dettaglio è veramente impressionante, vicino a quello di uno spotting scope a bassi ingrandimenti, direi sui 25x, ma con il grande vantaggio di poter osservare a mano libera con due occhi. La stabilizzazione aiuta poi molto anche nel seguire soggetti in movimento e permette di cogliere dei dettagli del piumaggio che con strumenti meno spinti semplicemente secondo me non si vedrebbero. La differenza quindi rispetto a un 8x42 soprattutto oltre chilometro è veramente notevole. L'unico limite vi direi forse è la messa a fuoco un poco sensibile e che richiede un minimo di adattamento soprattutto alle brevi distanze. Per quanto riguarda l'osservazione paesaggistica, qui siamo probabilmente nel suo regno.
questo binocolo cambia completamente il modo di osservare. Non si tratta più soltanto di avvicinare, ma di entrare proprio nella scena, perché la stabilizzazione è eccellente, sia da fermo che durante il panning, e spesso si ha davvero la sensazione di usare uno strumento su un cavalletto. In montagna con meno di 1 chilo poi si porterebbe a casa un livello di dettaglio comunque incredibile. Per darvi qualche esempio concreto, ho letto l'orario sui campanili a diversi chilometri di distanza, quindi al di là del lago, ho osservato persone su sentieri a oltre 10-11 chilometri e distinto dettagli di edifici e creste montane con estrema facilità. Per questo tipo quindi di utilizzo è diventato uno dei miei binocoli stabilizzati preferiti, al punto infatti che in questo periodo ho lasciato a casa ad esempio il mio Canon 10x42. Al crepuscolo invece bisogna accettare qualche limite, nel senso che la pupilla di uscita è di solo 2 mm, non è ideale per condizioni di luce molto scarsa e quindi strumenti dedicati rimanendo sempre nella casa come il Fuji 10x70 resterebbe ovviamente superiore. Tuttavia vi devo dire che la stabilizzazione aiuta molto perché l'immagine ferma, ne abbiamo già parlato, permette di percepire più dettagli rispetto a quanto ci si aspetterebbe. In alcuni casi mi è sembrato comunque più sfruttabile di uno spotting da 56 mm agli stessi ingrandimenti, proprio grazie all'utilizzo dei 2 occhi e alla stabilizzazione. Relativamente all'uso astronomico le prestazioni sono decisamente interessanti, perché le stelle restano puntiformi fino a circa il 90% del campo, un risultato secondo me molto buono. Gli ammassi stellari sono ben visibili e molto piacevoli. Il presepe per esempio mi ha veramente colpito, sono poi riuscito a osservare anche galassie come M81 e 82, segno che la combinazione tra ingrandimento e stabilizzazione permette di spingersi oltre quanto magari ci si aspetterebbe da un semplice 40 mm, comprese 2 galassie nella costellazione del Leone. La Luna è ricca di dettagli, con un poco di cromatismo residuo al bordo, mentre Giove resta una piccola sfera luminosa con un leggero residuo cromatico. Ho notato quindi quello che vi dicevo prima, ovviamente puntando verso lo zenith potrebbe sembrare di avere un aumento delle oscillazioni e dare colpa magari al sistema, in realtà è colpa del nostro affaticamento di braccia e spalle, perché la prova fatta su un lettino sorale ha confermato che anche a queste altezze stabilizza benissimo. Arrivati quindi a questo punto, ragazzi, vi riassumerei rapidamente i pregi e difetti. Tra i punti di forza metto sicuramente al primo posto la stabilizzazione, che è tra le migliori che abbia provato in questa categoria e permette davvero di sfruttare i 20 ingrandimenti a mano libera. La qualità ottica è molto buona, con immagini nitide, contrastate, con un cromatismo ben contenuto. Ho apprezzato anche la resa ai bordi, la pupilla comunque ben illuminata, ovviamente di 2 mm, e più in generale comunque la sensazione è quella di qualità costruttiva tipicamente Fujinon. Nessuno scricchiolio, nulla che vi faccia presagire problematiche. A questo punto si aggiungono un peso tutto sommato contenuto per un 20x stabilizzato e un'autonomia elevata che lo rendono secondo me uno strumento pratico anche per le lunghe sessioni sul campo. Per quanto riguarda i limiti, come avrete presagito, il principale è legato alla pupilla di uscita, quindi abbiamo 2 mm, lo rende meno adatto alle osservazioni crepuscolari più spinte. Il campo visivo non è ampio come un 10x, ma è un limite fisiologico di un ingrandimento del genere. La messa a fuoco è un poco sensibile e richiede un minimo di pratica, soprattutto alle brevi distanze. E per il resto, ragazzi, vi devo dire che siamo veramente ad alti livelli. Io penso che un prodotto del genere brandizzato con aziende molto più note sarebbe costato decisamente molto di più. Arriviamo quindi alle conclusioni. Il Tecnostabi TSL 20x40 non è un binocolo tuttofare, ma è uno strumento molto specifico, pensato per chi vuole osservare a lunga distanza con il massimo dettaglio possibile. Se utilizzato nel contesto giusto, quindi paesaggio, birdwatching su soggetti lontani, osservazione a grande distanza, è comunque impressionante. La combinazione tra 20 ingrandimenti e stabilizzazione va a cambiarvi completamente l'esperienza osservativa, portando a mano libera prestazioni che fino a pochi anni fa richiedevano un trepiede fotografico. Ci sono ovviamente, come avete capito, dei compromessi, quindi pupilla di uscita ridotta, messa a fuoco un po' sensibile. Per il resto, ragazzi, questi devo dire che sono limiti legati più alla categoria che al prodotto in sé. Personalmente, per le osservazioni a media lunga distanza è diventato uno dei miei binocoli preferiti.
Il prezzo al momento è di 1.479 euro e può essere acquistato direttamente sul sito di SkyPoint. Io infatti ringrazio Mauro Narduzzi di SkyPoint per avermi fornito l'esemplare in prova e per avermi lasciato come sempre libero di citare le mie impressioni pratiche sul campo. Vi ricordo infatti che queste recensioni sono totalmente indipendenti e basate esclusivamente sulla mia esperienza pratica sul campo. Per oggi vi saluto, ci vediamo come sempre su questo canale, vi aspetto anche sul sito ufficiale binomania.it dove troverete centinaia di recensioni di binocoli, ho iniziato a scriverle nel 2005. Inoltre potete venirci a visitare e trovare sul forum di Binomania e sul gruppo Facebook tutto, ma proprio tutto sui binocoli. Se ancora non l'avete fatto potete iscrivervi gratuitamente a questo canale, oppure se volete conoscere più il dietro le quinte della mia attività giornalistica e di tester, anteprime, curiosità comparative, potete con una spesa piccola, modica, mensile, come offrirmi qualche caffè, abbinarvi a Binomania Inside. Trovate tutti i riferimenti qui sotto in descrizione. Insomma ragazzi, io termino qui, do ancora una sbinocolata con questo binocolo e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!